Ciao a tutti! Oggi voglio raccontarvi una storia un po' personale, ovvero di come imparare le lingue ha cambiato la mia personalità. Prima di tutto, se siete nuovi, innanzitutto benvenuti, io sono Martina, sono italiana e vivo in California. Insegno italiano online e questo è il mio canale. Great intro. Comunque, ho detto che oggi vi voglio raccontare la mia esperienza con le lingue e soprattutto come hanno influito sulla mia personalità. Allora, bisogna cominciare all'alba dei tempi, dal Big Bang praticamente, ovvero Martina da bambina. Da piccola ero una bambina abbastanza timida, ero la prima nipote in famiglia, quindi non avevo cugini, ma anche nel piccolo paesino dove abitavamo non c'erano molti bambini. Le cose sono cambiate un po' quando ho iniziato ad andare a scuola, ma in generale preferivo stare sempre sulle mie perché avevo questo senso di inadeguatezza che mi frenava al punto in cui per il mio quinto compleanno non volevo invitare nessun bambino per paura che mi dicessero di no o peggio, che venissero al mio compleanno e poi di dover giocare con loro per tutto il giorno, questi bambini che non conoscevo bene. Andiamo avanti veloce fino alla mia adolescenza, dove a quel punto avevo il mio gruppo di amicizie strette, con cui ero tranquilla, ridevo e scherzavo, non ero assolutamente introversa, però appunto al di fuori di questa cerchia ero molto spaventata in un certo senso, avevo la sindrome dell'impostore sulla vita, mi sentivo sempre inadeguata. Non all'altezza delle situazioni, non mi sentivo mai nel posto giusto al momento giusto, mi sentivo sempre un po' fuori luogo. Poi una serie di eventi personali, tra cui il divorzio dei miei genitori, mi ha portata a voler andare via di casa. E così ho fatto domanda per fare un anno all'estero qui negli Stati Uniti. Ci sono un sacco di storie su quell'anno, se volete fatemi sapere nei commenti e vi racconterò qualche esperienza del mio anno alle scuole superiori qui negli Stati Uniti. Per farvi un esempio, fuori dal mio gruppo stretto di amicizie, al weekend di orientamento per gli studenti che sarebbero partiti l'anno successivo, ero così timida che ho preso di mira la ragazza più silenziosa di tutto il gruppo, mi sono incollata a lei e sono stata con lei tutto il fine settimana. Le cose peggiori erano, non so se avete presente quei weekend di team building che devi fare queste attività improvvisate dove in una squadra devi organizzare cose e devi inventare, trovare idee, eccetera. Ecco, quello era il mio incubo peggiore, cioè io avevo proprio il terrore di queste cose. Comunque passa un anno e ad agosto 2008 sono venuta in California per studiare per un anno scolastico, quindi tutto il senior year qui negli Stati Uniti, che in Italia corrisponde al junior year, quindi al quarto superiore in Italia. E non so se vi siete mai trasferiti da soli in un posto nuovo, ma il momento in cui la porta dell'aereo si apre è un momento di rivelazione, cioè ti rendi conto che in realtà qui nessuno ti conosce, nessuno sa chi sei, quindi sei una tela bianca, nessuno ti conosce, puoi essere quello che vuoi essere. E quindi io avevo deciso in aereo che dal momento in cui sarei arrivata in California sarei stata una persona diversa, una persona estroversa, divertente, avrei avuto un sacco di amici, avrei partecipato alle feste, eccetera. Non è successo, ovviamente, perché quando vai in un altro posto non lasci i tuoi problemi da dove parti, ma te li porti con te, quindi il senso di inadeguatezza, di essere sbagliata, di non dire mai la cosa giusta nel momento giusto, il fatto che forse era meglio stare in silenzio, me lo sono portato con me dall'Italia. Ma poi è successo qualcosa di straordinario. A parte il momento molto difficile in cui il mio British English da scuola ha incontrato, o meglio, si è scontrato con lo slang del sud della California, anche lì tutta un'altra storia, piano piano il mio inglese ha iniziato a migliorare
E migliorando il mio inglese mi sono resa conto di una cosa importantissima, che il cambiamento stava avvenendo. E per cambiamento intendo proprio un cambio, uno distacco in un certo senso della personalità. Detto così sembra strano, ma mi sono proprio distaccata da tutti quei sentimenti di ansia e inappropriatezza. Per esempio, parlare di emozioni positive o negative. In ogni caso, in Italia per me era difficile e è ancora difficile in italiano dire, per esempio, ti voglio bene o ti amo. Sono proprio espressioni che per me sono difficili. Però in inglese potevo dire cose, potevo sperimentare con la lingua e in un certo senso essere al sicuro, avere la consapevolezza che sì, ero io che dicevo queste cose, ma non ero veramente io. Cioè in inglese hanno un altro sapore le parole in bocca e questo mi ha dato un sacco di libertà. Proprio tanta libertà a livello di espressione proprio, e questo poi si è trasferito successivamente in un non ho paura di dire quello che penso e soprattutto non ho paura di dimostrare se sono felice o se sono triste o se c'è qualcosa che non mi sta bene, per esempio. E questo cambiamento in un certo senso mi ha dato sia forza ma anche ha cancellato come un colpo di spugna il mio senso di inadeguatezza, perché se in inglese ero giustificata a fare errori perché appunto non era la mia lingua, quindi se dicevo qualcosa di inappropriato, qualcosa di strano, era visto come qualcosa di buffo, qualcosa di divertente, a volte anche qualcosa di carino, a volte imbarazzante, ma carino. E questo mi ha fatto capire che in realtà non è solo con l'inglese, ma è in generale nella vita. Se sbagli non è poi così importante, ci sono veramente pochi errori che hanno veramente un effetto catastrofico. La maggior parte si possono cambiare o modificare o comunque gestire. E tutto questo è ancora migliorato quando sono ritornata in Italia perché a quel punto avevo una roccia, l'inglese e il fatto di poterlo parlare quasi come un madrelingua che mi ha dato questo senso di potenza proprio, di dire io posso fare qualsiasi cosa. Quindi dalla piccola Martina di 5 anni che non voleva invitare nessun amico alla festa di compleanno per paura di dover stare con loro e di sentirmi inadeguata, alla Martina di adesso che non ha nessuna paura e nessun problema di comunicazione, perché imparare una lingua che non è la nostra è sia un percorso di umiltà, perché capisci quante cose non sai, ma è anche, secondo me, un percorso di crescita anche a livello personale, anche a livello psicologico, perché capisci che l'errore, per esempio, è necessario, capisci che c'è sempre spazio per imparare cose nuove e soprattutto puoi comunicare con persone che pensano in modo diverso da te e per me questa è stata la cosa più bella di tutte. Poi ovviamente mi sono innamorata di questa lingua per vari motivi. Primo tra tutti appunto perché potevo esprimermi con questo distacco da me stessa. Secondo perché mi piace il movimento che la mia bocca fa quando parlo inglese, che si sente ancora oggi molto strano ai muscoli della mia bocca, ma anche la mia voce cambia in inglese, il modo in cui mi esprimo, la velocità in cui parlo, le battute, anche l'ironia cambia, cioè divento quasi un'altra persona quando parlo in italiano e quando parlo in inglese. Quindi la mia storia d'amore con l'inglese mi ha in realtà portata dove sono oggi, mi ha aperto un sacco di possibilità, mi ha dato un marito fantastico e soprattutto mi ha liberata da tante ansie che avevo quando parlavo semplicemente italiano e la mia personalità inglese si è fusa con la mia personalità italiana, ma in realtà sono sempre io. Tutto questo grazie a una lingua che non è la mia. E a voi capita mai di sentirvi diversi quando parlate in una lingua straniera? Avete mai sperimentato questo distacco della personalità quando parlate in un'altra lingua? Fatemi sapere nei commenti, sono curiosa di sapere se sono solo io strana. E se questo video vi è piaciuto date un pollice alzato, mi fa sapere che
questo video vi piace e ne farò anche altri, e soprattutto se avete consigli e suggerimenti, di nuovo lasciateli nei commenti. Se volete mi trovate anche su Instagram, dove parlo tutti i giorni o quasi di italiano, Italia, vita personale e tanto altro, oppure ci vediamo sempre qui su YouTube nel prossimo video. Ciao a tutti!